Roero di OCG. Una denominazione che comprende due grandi sottocategorie, Roero Arneis, vino bianco di cui abbiamo già parlato, e quella che assaggiamo ora, che è il Roero di OCG, semplicemente Roero. Vino prodotto con uva Nebbiolo, l'uva principe, il vitigno principe del Piemonte, dei grandi rossi del Piemonte, Barolo e Barbaresco, che si trovano a poca distanza dal territorio del Roero, dalla parte opposta della valle del fiume Tanaro. Questa valle del fiume Tanaro separa queste due regioni, le Langhe e il Roero. Il Roero a nord-ovest del fiume Tanaro, Langhe, con la zona del Barolo e del Barbaresco, subito a sud-est, quindi semplicemente dai due lati di questa valle. Territori accomunati dalla stessa origine, antichi fondali marini che sono emersi a causa delle collisioni fra l'Africa e l'Europa in periodi geologici diversi, più antichi quelli delle Langhe, della zona sud soprattutto della Langa, e via via più recenti man mano che ci avviciniamo verso appunto il Roero, dove abbiamo terreni appunto giovani di composizione molto ricca di sabbie. Arriviamo anche a livelli di 60-80% di sabbia in alcune zone, mentre nelle zone più vicine alla valle abbiamo composizioni di terreno molto simili a quelle della zona del Barbaresco. Questi terreni del Roero, molto ricchi di sabbia e molto drenanti, si abbinano anche ad un microclima particolarmente secco ed asciutto. Come già abbiamo esaminato parlando del Roero Arneis, anche in questa tipologia, anche il Nebbiolo, favorito da questa temperature elevate, da queste basse precipitazioni, da terreni molto drenanti, raggiunge livelli di maturità in maniera più precoce, in tempi più precoci rispetto alla zona del Barolo e delle Langhe. Questo ne favorisce gli aspetti più fruttati, aromatici e una maggiore rotondità dei suoi tannini, quindi vini che rispetto ai loro cugini, ai loro fratelli, meglio del Barolo e del Barbaresco, raggiungono una piacevolezza e un equilibrio di beva più precocemente rispetto a Barolo e Barbaresco. Quindi molto spesso sono stati un po' considerati i vini a base Nebbiolo del Roero, nella tipologia Roero di OCG in particolare, un po' i fratelli giovani, i fratelli più piccoli del Barolo e il Barbaresco. Ma se la loro piacevolezza di beva si raggiunge in tempi più precoci rispetto a Barolo e Barbaresco, soprattutto rispetto al Barolo, non di meno la loro capacità di invecchiamento è assolutamente paragonabile a Barolo e Barbaresco. La ricchezza di tannini che è propria del Nebbiolo, la sua buona acidità, il suo equilibrio, la sua ricchezza dell'ampiezza di bouquet ne fanno un vino capace di invecchiare rimanendo giovane, o meglio di mantenere la sua freschezza, la sua piacevolezza, andando ad ampliare il suo bouquet, la sua varietà di profumi. Il colore è quello del Nebbiolo, colore granato da riflessi granati molto molto elegante. Non abbiamo mai colori estremamente intensi nel Nebbiolo. Come per il Barolo e il Barbaresco, il colore si avvicina più all'intensità di un Pinot Noir, ad esempio. Ma sicuramente il suo tratto distintivo a livello di colore è questa bellissima eleganza che ci dà un senso di calore già alla vista. Al naso, come dicevamo, grande ricchezza aromatica. Qui potremmo spaziare nelle descrizioni di questo profumo, e quando avremo finito di descriverlo lo annusiamo di nuovo e avremo altre cose da dire, perché una delle caratteristiche del Nebbiolo è proprio questa capacità di evolvere sia nel tempo, nei suoi affinamenti, ma anche una volta versato nel bicchiere, a contatto con l'ossigeno, sprigiona in maniera graduale, quasi una sorta di caleidoscopio di profumi che via via si sprigionano e ci possono accompagnare per tutto il pasto nella loro evoluzione. Quindi un vino da non bere di fretta, un vino che ha bisogno di tempo, ha bisogno di essere apprezzato e conosciuto e avvicinato piano piano. Dicevamo una grande ricchezza di profumi nel naso. In bocca il Nebbiolo, in particolare nella versione Roero di OCG, sviluppa le sue grandi caratteristiche: equilibrio nell'acidità e dei tannini intensi ma molto morbidi e piacevoli. In particolare nella versione Roero di OCG questi tannini si presentano davvero
con una finezza, una compattezza e una dolcezza di gusto molto molto piacevole. Qui abbiamo un'annata recente, ma il Roero di OCG richiede un affinamento minimo di 20 mesi, di cui almeno 6 in legno, che salgono a 32 mesi totali per la versione riserva, proprio perché il Nebbiolo ha bisogno di questo affinamento per raggiungere una sua equilibrio, una sua piacevolezza, soprattutto nella componente tannica, ma un tempo inferiore a quello richiesto per Barolo e Barbaresco, proprio perché nel Roero il Nebbiolo raggiunge la sua piacevolezza in tempi decisamente più rapidi. Nella loro evoluzione del tempo i tannini rimarranno sempre presenti nel vino, sempre con la loro dolcezza, andranno ad evolvere, ad arricchire ancora di più questo spettro di profumi e di sapori del Roero, ma mantenendo sempre questo vino che invecchia rimanendo giovane, o meglio, affina rimanendo giovane. L'affinamento consiste appunto nell'ampliarsi sempre più del suo corredo di profumi e di sapori. Abbinamento con i cibi, sicuramente questa struttura importante ma non ingombrante ci permette di abbinarlo a dei piatti davvero importanti, davvero ricchi della nostra cucina, ma senza andare necessariamente a coprire i sapori di piatti anche più delicati, proprio grazie a questo suo grande equilibrio. I tannini qui sono, come dicevamo, presenti ma non in maniera aggressiva. Se noi andiamo ad abbinare questo vino con un piatto leggermente grasso e ricco, proteico, questi tannini andranno ulteriormente ad ammorbidirsi, quindi daranno un vino ancora più piacevole ed equilibrato, e allo stesso tempo andranno ad aiutarci a pulire la bocca. Mentre l'acidità ci produce salivazione, il tannino tende ad asciugare la bocca, quindi questo processo di pulitura vera e propria della bocca tra un boccone e l'altro rende il Roero di OCG e i vini a base Nebbiolo in generale vini molto molto adatti all'abbinamento con i cibi. La produzione del Roero di OCG si attesta su poco meno di 1 milione di bottiglie per anno, quindi decisamente meno rispetto a Barolo e Barbaresco come quantitativi prodotti. Siamo in un territorio piuttosto ampio, ma che ha un'agricoltura molto mista. Non abbiamo soltanto produzione di vino, ma anche noccioleti, foreste e altri coltivi. Quindi il Roero di OCG rappresenta una vera chicca, una gemma nascosta, un po' da scoprire, un po' come il territorio del Roero, ricco appunto di angoli nascosti che si rivelano a un occhio più attento, a un turista che dedica più tempo e più capacità e più curiosità, capacità di scoprire che richiede questo territorio. Proprio qui sta la grande ricchezza di questo vitigno e di questa denominazione Roero di OCG.